volevo farvi vedere il funzionamento delle serrature aggiuntive a pistoncino 12 volts che ho acquistato su Amazon e ritengo un ottimo prodotto, buon prodotto. Considerando anche che costano pochissimo, è un ottimo prodotto perché effettivamente fanno quello per cui sono state create. Le vediamo insieme. Questa qua. Questa è la serratura che ho già, ovviamente non posso farvela vedere smontata perché già le ho installate e provate per diverso tempo tra le altre cose. Quindi questa è la serratura a pistoncino che consiglio a tutti di avere in più. È una serratura diciamo aggiuntiva che io ho fissato sul telaio con delle vite autoforanti, quindi hanno anche una bella tenuta. È ovvio, non possiamo parlare di blindatura, però in effetti se noi le vediamo, apriamo, sono installate direttamente a telaio, quindi sul telaio in metallo con delle viti passanti. Il silicone che vedete è solamente per togliere aria perché vanno spessorate, vanno leggermente spessorate, ma su tutte le porte perché vanno messe in asse. Questa diciamo che è la serratura con il pistone, che è quello che esce, e di qua possiamo vedere nella parte esterna la serratura che va praticamente ad interfacciarsi con il pistoncino. Questa ho dovuto spessorarla tutta totalmente, poi verrà riverniciata e risistemata. Adesso era una prova che ho fatto, ho dovuto spessorarla comunque per fare in modo che siano allineate. Ovviamente la parte alimentata è la parte con il pistoncino, l'altra parte è solamente un foro con un'asola. Ho lasciato un pochino di distanza perché queste porte quando si aprono, essendo molto spessa, tende quasi, non so se si vede, ma tende quasi a toccare sulla guarnizione, se non tocca e non tocca. Quindi a porta chiusa risulterà una distanza di 1 centimetro. Siccome il pistoncino è più di 3 centimetri, comunque entra quel tanto che basta, quei 2 centimetri e mezzo che comunque impediscono l'apertura. Lo vediamo un attimino insieme come funziona. Come vi dicevo prima, è collegato ad un impianto dell'Ajax con dei relè Ajax suoi proprietari, quindi comandati dall'impianto d'allarme. Lo vediamo insieme. Questo è il telecomando che inserisce e disinserisce il mio impianto, ma poi come abbiamo visto può essere inserito o disinserito direttamente anche da smartphone. Quindi realmente se io voglio uscire dal mio camper, non ho le chiavi, non ho niente, voglio uscire col mio telefono, esco, inserisco l'allarme, non posso chiudere le serrature, ovviamente quelle originali, ma quelle lasciano il tempo che trovano, considerate. Inserisco l'allarme, automaticamente lui chiude tutte le serrature con questo sistema qua, perché l'ho messe anche sulle portiere anteriori, quindi ne ho tre, due davanti e una dietro, per fare in modo di avere una sicurezza completa. Ora vediamo insieme come funziona. L'impianto, facciamo un inserimento, impianto inserito. A questo punto la serratura ogni volta che viene alimentata praticamente rimane il LED verde acceso, quindi è monostabile. Cosa significa? Significa che in questa posizione qua è alimentata a 12 volts, quindi la serratura, come vedete, il pistone è dentro l'altra parte che chiude. Quindi questa serratura ha un assorbimento, andiamo a disinserirlo, intanto faccio vedere disinserimento. Ok, questa serratura ha praticamente un assorbimento di 150 mAh, è poco, però ha un assorbimento costante da 150 mAh mentre viene chiusa. Quindi dobbiamo fare il conto che tre serrature avranno un assorbimento di 300, 400, mezzo ampere quasi, che non è poco, perché sono 300, 450, 450 mAh, che non è tantissimo, ma comunque ha un assorbimento di mezzo ampere, che li vale tutti, perché comunque io, anche a me è capitato di scendere e uscire e dimenticarmi magari di chiudere una porta o di chiudere la porta dell'abitacolo, convinto che l'abbia chiusa.
quindi può capitare. Invece non mi dimentico mai di mettere l'allarme, ogni volta che metto l'allarme, comunque anche se dovessi dimenticarmi di chiudere questa, che poi, mi ripeto, è in plastica, sulla plastica, sul montante, quindi come vedete è praticamente è inutile, però meglio averla che non averla. Ogni volta che vado ad inserire l'allarme lui automaticamente chiude tutte le serrature. In questo caso specifico vi faccio vedere, ho messo un interruttore di sicurezza che disalimenta queste serrature nel momento in cui io le voglio aprire dall'interno, anche se per qualsiasi motivo l'impianto allarme non riuscisse a comandarle, per qualsiasi motivo ci sia un danno, un problema. Queste serrature sono chiuse durante l'alimentazione, quindi basta togliere alimentazione, che dall'esterno, come dicevo prima, è impossibile perché tutti noi abbiamo le batterie servizi all'interno, quindi dovresti già essere dentro per togliere la corrente all'interno. Ora andremo a provare a fare un inserimento e a disinserire dal pulsante che io ho messo, ma io l'ho messo qua, voi potete metterlo dove volete, qualsiasi altro tipo di pulsante, basta che interrompete l'alimentazione delle serrature. Quindi facciamo la situazione tipo dove vado ad inserire l'impianto, la serratura è intervenuta, tutte le serrature sono intervenute, quindi il mio camper si è automaticamente chiuso anche con le serrature aggiuntive. Diciamo, io vado a spegnere l'interruttore che ho installato, guardiamo in contemporanea se ce la facciamo con la telecamera direttamente, riusciamo a vedere tutto. Spingo, le serrature si sono aperte perché ho tolto alimentazione alle serrature, le rialimento e le serrature si ribloccano. Andiamo a disinserire l'impianto, quindi andiamo a fare il disinserimento, le serrature si sono riaperte. Volevo farvi vedere un'altra cosa importante di queste serrature. Questa serratura quando praticamente viene alimentata e le due parti non sono accoppiate, non interviene il pistoncino di chiusura. Per quale motivo non interviene? Perché se io erroneamente o c'è un problema per cui la serratura prende alimentazione ma la porta è ancora aperta, quando io vado a chiudere la porta, se io vado a chiudere la porta mentre la serratura è aperta, è chiusa, il pistoncino è fuori, che cosa succederebbe? Che questa parte, se il pistoncino questo fosse fuori, quando io chiudo questa andrebbe ad impattare sul pistoncino, ovviamente rovinando sia la parte, secondo la forza con cui vado a chiuderla, potrebbe rovinarsi sia la serratura che il pistoncino, perché un conto è chiudere, un conto è tenere in chiusura fisso, un conto è avere una botta laterale che gli dà la contropiastra. Quindi che cosa fa la serratura? Lo vediamo insieme. Io apro la porta, ok? Apro la porta, facciamo, questa luce non so quanto si possa vedere bene, facciamo un inserimento, facciamo l'inserimento del sistema. Vedete che il LED non è verde, è rosso e il pistoncino è rimasto dentro. Allora in questo momento la serratura è alimentata, però il pistoncino rimane dentro perché aspetta la conferma di un magnete che sta nella contropiastra per darle la garanzia che le due piastre e contropiastra siano allineate, per evitare quel problema che vi dicevo, che se per qualche motivo il pistoncino esce, se io adesso avessi il pistoncino esterno già chiuso, uscito diciamo fuori da questa parte, e andassi ad impattare la porta per chiuderla da fuori, rovinerei comunque qualcosa, o il pistoncino, anche perché l'impatto della porta lanciata da di fuori, magari con una forza un po' più, oppure una folata di vento, qualsiasi cosa rovinerebbe tutte e due, sia il pistoncino che la serratura, per quanto è robusta. Che cosa fa la serratura in questo caso? Aspetta il magnete, quindi se io inserisco l'allarme oppure mi si attiva accidentalmente la serratura per qualche motivo e io vado a chiudere, la serratura aspetta e va in chiusura, lo vedete? Adesso è chiusa. In questo momento la porta non si apre, vedete? È chiusa dalla serratura. Questo è molto importante proprio per evitare danni. Disinseriamo, vediamo che rifà l'apertura. Ok. Questo è molto importante per evitare danni sia al telaio che alla contropiastra o alla piastra.
Sono un prodotto secondo me carino, qualcosa di piacevole perché ti danno una certa garanzia anche averle già chiuse. Ora non è che è un telaio di ferro che comunque dice vado col piede di porco non lo apro, lo apri, ma è sempre una cosa in più, è sempre una cosa che gli dai quei 10 minuti, 5 minuti e posso garantirvi che fa più questa, anche messa con le vite autoforanti su un telaio che non è d'acciaio, come vi pare. È più affidabile questa che le serrature, questa in plastica che ci danno che veramente fa sorridere, e le serrature delle portiere. Ora andiamo a guardare pure le serrature delle portiere, perché la serratura della portiera originale con un colpetto dove è la chiave si sgancia da sola, si apre da sola. Hanno delle T fatte apposta con dei perni tipo scalpello che entrano praticamente dentro la chiave. L'ho visti fare purtroppo perché col mio lavoro comunque è capitato, l'ho visti proprio fare per strada. Di solito hanno una T tipo la chiave quella delle gomme per svitare le gomme, attaccato c'è un perno di ferro tipo scalpello, viene inserito brutalmente dove va infilata la chiave, ruotano di forza e spaccano tutto in un attimo, nemmeno faremo in tempo noi a aprire con la chiave, loro fanno prima. Quindi diciamo, tra averle e non averle è qualcosa che di notte ce l'hai nelle portiere, di notte vai a dormire, quante volte magari non ti ricordi di mettere la chiusura esterna con la corda, con i cordini, sei sicuro che quando hai messo l'allarme quelle sono chiuse. Poi se tu vuoi aggiungere una corda da parte a parte alle maniglie, quello che vuoi lo puoi sempre fare. Diciamo che in realtà è sempre un in più, è un in più che è automatico, quindi non puoi assolutamente dimenticarti di inserire o disinserire perché lo fa da solo. Andiamo a vedere le serrature della portiera. Eccoci qua nella motrice. Allora, vediamo un attimino come sono state installate le serrature sulla motrice. Qui diciamo che ho messo la contropiastra, la parte diciamo alimentata, la parte alimentata l'abbiamo messa, ora non so se si vede, eccola qua, questa è la parte alimentata con il pistoncino che praticamente è imbullonata con dei bulloni passanti sul telaio del furgone. La parte mobile diciamo che è quella che poi è sull'antamobile, è stata diciamo collegata adesso con delle vite autoforanti passanti, comunque abbastanza robusta, ma vi ripeto è molto più efficace anche con 4 vite autoforanti infilate nel telaio. Ora a livello estetico era una prova che ho fatto, poi la sistemerò un pochino meglio, ma diciamo che a livello estetico è poco invasivo perché effettivamente rimane nella parte centrale. Ora la vediamo chiusa se riusciamo, perché con la luce la vediamo un attimino chiusa. Eccola qua. Questa è la situazione che c'era dentro nella portiera. La portiera è questa qua, la vediamo un pochino più larga così vi rendete conto di dove è stata messa. Nella parte più o meno abbastanza bassa ma non bassissima, perché poi se no si flette tutto lo sportello. Quindi questa è una sicurezza in più che abbiamo. Stessa cosa dell'altra, questa serratura come tutte quell'altra interviene, lo vediamo con l'impianto inserito. Eccola qua, stessa cosa, lo disinseriamo e la serratura si apre. Stessa cosa dell'altra, che per questi sportelli è ancora più importante. Vado ad inserire a porta aperta, stesso principio, vado ad inserire, l'impianto si inserisce, la luce diventa rossa e il pistoncino non esce, perché poi per la porta questa è ancora peggio, perché se io sbattessi forte questa porta e il pistoncino sarebbe uscito, avrei fatto un danno grossissimo. In questo caso appena lui trova la porta chiusa è inserito il pistoncino, lo vedete, non so se si vede ma è dentro. Questo c'è ancora meno margine, quindi il pistoncino entra ancora di più e quindi ecco, è una sicurezza in più che abbiamo sui nostri camper. Andiamo a disinserire.
è una sicurezza che abbiamo in più nei nostri camper, dove effettivamente chi fa tanta libera, perché poi nei campeggi, poi non si sa mai, perché anche nei campeggi insomma non è che non ci sono, però diciamo che in effetti è una sicurezza in più, ma è automatica, quindi se noi colleghiamo questo tipo di serrature ad un impianto che gestisca, adesso a prescindere che sia Ajax, che sia un altro impianto, dove però abbiamo delle gestioni delle uscite dove possiamo collegare queste serrature alimentandole e lasciandole alimentate per tutto il tempo per cui l'impianto d'allarme è inserito. Ricordiamoci che ogni serratura consuma 150 mA, che comunque è pochissimo, però è meglio saperlo, e che ogni serratura è alimentata e chiusa sotto alimentazione. Quindi praticamente succede che in questa situazione qua la serratura è alimentata, quindi l'impianto, il nostro camper è tutto chiuso. Nel momento in cui dobbiamo uscire, io metterei comunque un interruttore all'interno perché per sicurezza tolga alimentazione a queste serrature nel momento in cui ci sia un malfunzionamento. Per questo vi dicevo che collegare comunque un sistema di sicurezza economico a delle serrature potrebbe anche creare problemi a livello funzionale, perché poi se la serratura non viene gestita da qualcosa di stabile diventa un problema anziché una comodità, che poi finché stiamo dentro va bene, ma se stiamo fuori e si chiudono, dopo a quel punto bisogna davvero rompere il vetro e entrare dentro e farci il danno da soli. Quindi prima cosa un sistema d'allarme affidabile. Seconda cosa, un sistema d'allarme che gestisca le serrature. Dopodiché potete anche integrare il tutto con l'impianto di videosorveglianza, che poi farò un video a parte dove vedremo l'impianto di videosorveglianza che è collegato e gestito sempre dall'impianto d'allarme automaticamente. Quindi le telecamere, il DVR che registra il locale è alimentato praticamente solo ed esclusivamente nel momento in cui l'impianto è inserito, proprio per limitare i consumi, perché anche il DVR con le telecamere stiamo intorno ai 2 ampere, quindi 2 ampere quello, mezzo ampere quest'altro. Comunque nei camper abbiamo almeno chi 1 ampere, chi 1 ampere e mezzo di assorbimenti strani, poi ci troviamo se no con le batterie a piedi, però diciamo che fino a 2 ampere, 2 ampere e mezzo di consumo per un sistema d'allarme che ci dà una certa garanzia, li possiamo anche sacrificare. Io con questo vi saluto e alla prossima e al prossimo video.